I 10 migliori bacari a Venezia, secondo me. Benvenuti in questo nuovo video in cui vi mostrerò i 10 migliori bacari a Venezia, secondo me. Vi ricordo che ho già fatto una serie di video con i migliori bacari per Sestiere e vi linko in alto a destra la playlist. Inoltre, per parlare di bacari parleremo di cicchetti e vi lascio un altro link che spiega cosa sono in alto a destra. Partiamo dal Sestiere di Cannaregio, in cui sono nato, dalla fondamenta degli Ormesini e della Misericordia, che ormai dovreste conoscere molto bene. Il primo bacaro al timon, ottimi vini e cicchetti veneziani. La particolarità di questo posto è che ci si può sedere fuori, oltre che nei tavolini in fondamenta, anche su di un balcone ormeggiato nel canale. Il locale è vicino al laghetto ebraico. L'interno è accogliente e ampio, con legno e mattoni a vista e arredi che richiamano il nome marinaresco. Una grande lavagna nera elenca la lista dei vini e il grande bancone è pieno di cicchetti tipici molto buoni. Il posto è famoso anche per i vari tipi di carne e taglieri di affettato. Proseguendo per la fondamenta, tra i vari locali ve ne consiglio uno, Vino Vero, un po' più piccolo, che è famoso per la carta dei vini, anche qua elencati sulla classica lavagna nera. Infatti qui non si possono chiedere spritz. Questo bacaro è famoso per la bontà e varietà dei cicchetti e soprattutto per la qualità, prezzi onesti. Passiamo quindi nel Sestiere di Dorsoduro, in cui c'è il mio bacaro preferito, Adriatico Mar, vicino alla pasticceria Tonol, numero 1 a Venezia. Non un bacaro qualsiasi, ma una malvasia, un luogo che vuole riproporre in chiave contemporanea i sapori e le mescite che si trovavano nelle colonie veneziane. Quindi poche studiate etichette che hanno la caratteristica di essere piccole produzioni. Il balcone dei cicchetti offre una rivisitazione del concept veneziano, buoni anche i panini e i taglieri. Particolare è il pontile esterno dove poter arrivare con la barca a remi o a motore, da cui si può semplicemente sedersi e bere il proprio vino. Proseguiamo dirigendoci in campo Santa Margherita, altro campo che ho citato spesso, in cui tra i vari locali, per quanto mi riguarda, ne spicca uno che mantiene i prodotti tipici veneziani con un buon rapporto qualità-prezzo, all'osteria Il Boccon di Vino. L'appassionato del Bacaro Tour troverà un'ottima scelta di ombre di vino e una bella vetrina di cicchetti con una varietà di fritti come polpette, mozzarella in carrozza, baccalà, fiori di zucca, crostini con salumi, sardine saor e seppe roste. Io ho assaggiato tutto, ora tocca a voi. Ci spostiamo quindi vicino al mitico squero di San Trovaso, in cui a pochi metri ai piedi di un ponte c'è il mio bacaro preferito, Vini al Bottegon, rivendita di vini famosa in tutto il Veneto, anche qua, neanche a dirlo, famoso per la bontà dei cicchetti. Polvere di cacao sulla tartare di tonno, fragole con robiola, ricotta con salsa di noci e ribes ed infiniti altri. Ogni volta che vengo qua ho la fortuna e sfortuna di conoscere uno dei proprietari, Paolo, mio vecchio amico di scuola, per cui una volta entrato esco sempre con difficoltà. Ho imparato qua ad apprezzare il vino buono, provare per credere. Ci spostiamo quindi nel Sestiere di San Polo. I locali più interessanti sono tutti concentrati nella parte di Rialto. Il primo della lista è il Bacaro all'Arco, in una cale secondaria
poco prima di Rialto, posto sotto, indovinate cosa? Un arco. Gestito da anni dal titolare Francesco affiancato dal figlio Matteo, anche qua una selezione di cicchetti notevole, ambiente accogliente e pulito. Chi serve al banco elargisce spiegazioni su ingredienti dei cicchetti che, oltre a quelli classici, propongono altri più elaborati e moderni: canoce, tatar di pesce, sardine saor, francobolli, tramezzini ripieni di verdure, anche qua tutto da assaggiare. Cantina Do Mori. A pochi passi abbiamo un altro baccaro, tra i più antichi della città, e si narra fosse il luogo dove il giovane Casanova dava il primo appuntamento alle sue amate. Bello l'arredamento con damigiane e pentole a bella vista, anche qua etichette di vini importanti che si accompagnano con scelta di pompette, crostini e paninetti, compresi i francobolli. Il baccaro ha 2 entrate, una per i foresti e una per i veneziani. Prenderete l'entrata giusta? Passiamo a uno dei sestieri più antichi di Venezia, quello di Castello. Qua c'è un altro baccaro rinomato che spicca nella top 10 veneziana, il baccaro al Portego, chiamato così perché è presso un sottoportego. Anche qua uno dei più tipici che si presenta con l'insegna scritta in rosso come una volta. Anche qua per me tappa fissa, il bancone è pieno di cicchetti da 2 euro, classici come polpette, fritti, sardine saor, baccalà mantecato e in alternativa con accostamenti nuovi come ricotta salata, melanzane e guacamole, con dell'ottimo pane. Immancabile la lavagna nera con la lista dei vini, ottime le birre artigianali alla spina. In più si possono ordinare risotti, paste e secondi. Ci spostiamo quindi a San Marco, centro turistico per eccellenza, in cui in Calle Cavalli, dietro Campo San Luca, abbiamo l'Enoteca al Volto, meta dei miei tour giovanili. Quante serate! Posizionato un po' nascosto, ma in una calle che sfocia sul Canal Grande. La prima cosa da fare è di alzare gli occhi verso il soffitto, che è tappezzato di etichette di bottiglie di vino, una metafora dell'esperienza. Immancabili cicchetti nel banco, dai classici che ormai conoscerete perfettamente ai francobolli, mini tramezzini, ai mini panini con formaggi, salumi e verdure. I prezzi sono molto buoni, 1 euro per cicchetto, ve lo dice uno che ha esperienza trentennale. Per ultimo, ma non di importanza, cito il Baccaretto, universalmente riconosciuto come uno dei migliori di Venezia, il Baccaretto da Lele, a 5 minuti da Piazzale Roma accanto ai Tolentini, famoso per i suoi panini mignon e i prezzi onesti. Salame, formaggio, porchetta con senape, mortadella, carciofi sono gli ingredienti principali da accompagnare con un'ombra di vino. Il Baccaro è pieno dalla mattina fino alla sera. È frequentato dai veneziani che lavorano in barca e quindi passano, studenti della vicina Università di Architettura, pensionati e anche foresti. Spero che il video vi sia piaciuto. Se volete conoscere altri baccari vi linko di nuovo la playlist in alto a destra divisa per sestieri. Per qualsiasi dubbio o curiosità chiedetemi pure. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella e dare un like se vi è piaciuto il video. In più sulla descrizione ci sono dei link di Amazon che se vi accederete per comprare qualsiasi cosa voi vogliate io prenderò una piccola percentuale. In più se volete offrirmi un caffè o qualcosa per il canale c'è anche il mio link di PayPal. Vi ringrazio in anticipo. Iscriviti! Iscriviti! Iscriviti!